Ti sei mai chiesta se un uomo è davvero interessato a te o se sta solo essendo gentile? E se la sua simpatia ti stesse facendo interpretare i segnali sbagliati? Lo so, può essere confuso. A volte, quel sorriso spontaneo, quella battuta a metà conversazione, o anche il modo in cui ti guarda, tutto questo può farti pensare, ma forse gli piaccio? Ti racconterò una storia. È successo anche a me. Io, sempre simpatico, sempre scherzoso, ho visto alcune donne interpretare la mia gentilezza come qualcosa di molto più profondo. E guarda, è stata una confusione dietro l'altra. Ma col tempo, ho imparato a distinguere tra essere amichevole e essere romantico. E non è stato facile, perché, a volte, la linea tra i due sembra davvero sottile. Ora, voglio condividere con te 5 segnali che possono aiutarti a capire se lui è davvero interessato o se sta semplicemente facendo il galante. E ti prometto, questo ti aiuterà a fare chiarezza e capire meglio la dinamica di questa interazione. Prima di cominciare, se sei qui per la prima volta, benvenuta su Emozioni e Connessioni, il canale dove sveliamo i misteri delle relazioni e impariamo a capire meglio cosa conta davvero nei sentimenti e nelle connessioni. Ci vai! Immagina la scena, stai conversando con lui e, all'improvviso, inizia a chiederti di cose che avevi menzionato mesi fa. E quel libro che stavi leggendo, com'è finito, o com'è andato quel concerto di cui parlavi per il weekend? Sai cosa significa tutto questo? Sta prestando attenzione. Si ricorda di te. E soprattutto, vuole sapere di più. Questo, amica mia, è un chiaro segno che è interessato, non solo a ciò che hai da dire, ma a te come persona. Ora, pensa un attimo, come si comporta durante la conversazione. Se ti fa solo domande rapide e risponde in modo superficiale, senza approfondire o cercare davvero di capire i tuoi pensieri, è un segno che potrebbe essere solo educato. Non c'è connessione, non c'è quel desiderio genuino di conoscerti più a fondo. Questo è un indizio importante, che spesso passa inosservato. E se, al contrario, continua a tirare fuori nuovi argomenti, sempre con una domanda o un commento che si collega a ciò che hai detto prima, non sta solo facendo il buon ascoltatore. Sta investendo nel dialogo. Sta creando una conversazione che fluisce, con un vero interesse, con quella curiosità che solo chi si preoccupa ha. Quindi, la prossima volta che parlerai con lui, osserva, fa domande solo per farlo, o vuole davvero sapere dei tuoi sogni, delle tue opinioni, del tuo passato? Questo fa tutta la differenza. Sai quando ti chiede di quell'hobby di cui hai parlato una volta e rimani sorpresa, perché non ricordavi nemmeno di averlo menzionato? Non è una coincidenza. Un uomo realmente interessato vorrà sapere cosa ti fa sorridere, cosa ti motiva, cosa ti entusiasma. E non si fermerà alla prima risposta. Approfondirà la conversazione, tirerà fuori argomenti che nemmeno immaginavi che ricordasse, perché sta prestando attenzione, sta investendo in quel momento di interazione. Ora, dall'altro lato, se ti dà solo risposte rapide, senza troppo entusiasmo, e le conversazioni sembrano stagnare, con te che sei l'unica a tirare fuori gli argomenti, allora diventa più chiaro. Non sta cercando di creare qualcosa di più profondo, non è impegnato. Potrebbe essere lì solo per educazione, o per qualche altro motivo, ma sicuramente non c'è un interesse genuino a conoscerti meglio. Ed è importante riconoscere questi segnali subito, per non perdere tempo con qualcuno che non condivide lo stesso livello di coinvolgimento emotivo. La chiave qui è lo scambio. In una conversazione vera e interessante, c'è un flusso di domande e risposte, risate, interessi condivisi. Se lui fa questo in modo costante e naturale, è un segnale eccellente. In fondo, nessuno si prenderebbe la briga di mantenere una conversazione interessante con qualcuno a cui non tiene, giusto? Questo è la prova che sta investendo non solo nella conversazione, ma in qualcosa di più, in te. Cosa succede quando lui ti guarda negli occhi e non distoglie lo sguardo? Mantiene il contatto visivo, come se stesse cercando di catturare ogni tuo dettaglio. Il contatto visivo non riguarda solo il vedere, ma il sentire la connessione, ed è qualcosa di molto potente.
Quando un uomo è davvero interessato, non ti lancerà semplicemente sguardi veloci e distratti. Mantiene la concentrazione, quasi come se fosse uno specchio che riflette i tuoi sentimenti, prestando attenzione a ogni tua sfumatura. Senti che la conversazione diventa più intensa? Ecco, quella è l'attrazione che si rivela. Ora, fai attenzione se lui distoglie lo sguardo di tanto in tanto, ma subito dopo torna a guardarti, magari con una leggera timidezza. Questo è naturale ed è un grande indizio. Spesso, un uomo può sentirsi vulnerabile quando guarda direttamente negli occhi qualcuno che gli interessa. Questo gioco di guardare e distogliere lo sguardo, solo per poi tornare, è un modo per esprimere l'attrazione senza sembrare troppo ovvio. La timidezza mescolata al desiderio è una danza delicata, e se lui lo fa, è segno che qualcosa sta accadendo. E se lui non ha mai avuto il coraggio di parlarti, ma ti osserva sempre da lontano? Questo può essere più sottile, ma anche molto rivelatore. Forse non ha ancora trovato il coraggio di avvicinarsi, ma i suoi occhi ti cercano costantemente, come se cercasse di capire cosa stai facendo, chi sei. Potrebbe anche sentirsi intimidito dall'idea di parlare con te, ma gli occhi non mentono. Ti sta osservando, e questo è uno dei segni più chiari di interesse, anche se non sia ancora dichiarato in altro modo. Il contatto visivo è una delle forme più sincere di comunicazione. È come una finestra sull'anima, non è vero? Quando lui mantiene lo sguardo fisso, quasi ipnotizzato, sta trasmettendo qualcosa senza dire una parola. Non è qualcosa di forzato, è naturale, è il tipo di sguardo che va oltre la semplice curiosità, come se volesse sapere di più su di te, esplorare ciò che si nasconde dietro la tua espressione. E la cosa più affascinante è che, quando mantiene questo contatto, anche solo per un secondo in più del previsto, qualcosa si crea. L'intensità del momento può essere palpabile, e senti che lui non ti sta solo guardando, ti sta percependo in un modo che pochi fanno. Se lui distoglie rapidamente lo sguardo e poi torna a guardarti, potrebbe essere il riflesso di qualcosa di più profondo. Potrebbe essere nervoso, ma allo stesso tempo affascinato. Vuole vederti, ma allo stesso tempo si sente vulnerabile nel farlo. Questo movimento, che può sembrare timido o addirittura un po' insicuro, è una manifestazione di ciò che prova, è interessato, ma non è ancora sicuro di come reagirai. Questo tipo di sguardo è come un invito, un test sottile per vedere se risponderai al suo interesse. E se tu lo fai, mantenendo il contatto visivo per più tempo, questo potrebbe scatenare qualcosa di molto più forte tra di voi. Ora, quando noti che lui ti osserva da lontano, senza essersi ancora avvicinato per iniziare una conversazione, potrebbe star affrontando l'insicurezza o la timidezza. Vuole avvicinarsi, ma ha paura del rifiuto o non sa come iniziare. Lo sguardo distante, ma costante, può essere il riflesso di un interesse genuino, ma ancora non rivelato. Si sta permettendo di conoscerti da lontano, valutando il momento giusto per agire. Questo è il momento in cui, se anche tu mostri interesse con un sorriso o uno sguardo più aperto, potresti aiutarlo a superare questo blocco, facendolo sentire più a suo agio per fare il passo successivo. Se ti sta piacendo il contenuto fino ad ora, ho un invito speciale per te. Iscriviti a Emozioni e Connessioni e unisciti a questo viaggio di scoperte sull'amore, l'autocoscienza e le relazioni. Qui, ogni video è pensato per te, per aiutarti a capire meglio cosa sta succedendo nel tuo cuore. Non perdere nessun episodio, perché c'è molto altro in arrivo. Iscriviti e attiva la campanella per non perderti nulla. Quando un uomo è veramente interessato a te, non lascerà dubbi nell'aria. Farà capire, in modo sottile o diretto, che è single e disponibile. Come? Può, ad esempio, menzionare casualmente che è libero, senza che tu debba chiedere. A volte, può anche fare un commento spontaneo su come la vita da single stia diventando interessante o anche impegnativa. Non succede per caso, sta creando uno spazio, mostrando che è disponibile per qualcosa di più, e che quel qualcosa di più potresti essere tu. Ora, se ti fa la domanda, esci con qualcuno, e il modo in cui la chiede trasmette una genuina curiosità,
puoi essere certa che sta cercando di sondare il terreno. Questo tipo di domanda non viene da un posto casuale, ma da un chiaro interesse nel sapere se c'è spazio nella tua vita per lui. È come una prova, un modo per misurare la situazione prima di avvicinarsi di più. Se noti che sta facendo questo tipo di domanda, puoi cominciare a interpretarlo come un segnale verde. Sta cercando di capire se sei single, per eventualmente avanzare verso qualcosa di più serio. Tuttavia, e se la conversazione prende un'altra direzione? Se comincia a parlare della sua ragazza o fa commenti su quanto gli piaccia passare del tempo con la sua partner? Se chiarisce che è in una relazione, è un segno chiaro che devi fare un passo indietro. Può anche essere scomodo sentirlo, ma è importante riconoscere quando lo spazio per un interesse romantico è chiuso. In questo caso, la scelta migliore è andare avanti, senza cercare di forzare una situazione che non è disponibile per essere esplorata. La sua sincerità in questo aspetto è una forma di rispetto, e comprendere questa dinamica ti aiuterà a evitare di coinvolgerti in qualcosa che non ha futuro. Quando è interessato e single, il modo in cui parla della sua vita amorosa è chiaro. Può anche scherzare sul fatto di essere in cerca o lamentarsi di quanto sia difficile trovare qualcuno che lo capisca. Questi commenti non sono solo sfoghi, sono un modo per mostrare che è aperto a nuove possibilità e, soprattutto, che tu potresti essere una di queste possibilità. Si sta mettendo nel campo della disponibilità emotiva, non solo dicendo che è single, ma creando uno spazio per farti capire che è interessato a esplorare ciò che potrebbe esserci tra di voi. Inoltre, osserva il tono con cui parla quando fa domande sul tuo status di relazione. Non è una domanda qualsiasi, come hai un ragazzo? Il modo in cui la chiede generalmente porta con sé un tocco di interesse genuino, come se volesse sapere se c'è spazio nella tua vita per lui, se anche tu sei aperta a qualcosa di più. Può anche fare una battuta leggera sull'argomento, ma il fondo della conversazione rivela una preoccupazione reale nel capire se il momento e le circostanze sono favorevoli per lui per avvicinarsi. Quando un uomo è davvero interessato, cercherà di capire la tua situazione senza fretta, perché sa che il tempismo perfetto fa tutta la differenza. D'altra parte, quando menziona una relazione in modo spontaneo, è un chiaro indicativo che non c'è spazio per qualcosa di romantico con te. Potrebbe sembrare sottile all'inizio, come se stesse semplicemente condividendo qualcosa sulla sua vita, ma in realtà è un modo per stabilire dei limiti. Ti sta dicendo, senza giri di parole, che è impegnato e non sta cercando un coinvolgimento fuori da questa relazione. In questa situazione, è importante rispettare ciò che sta comunicando, senza cercare di interpretare queste parole come un'opportunità mascherata. Riconoscere quando qualcuno è in una relazione e rispettarlo dimostra maturità emotiva e la capacità di capire quando una situazione non è quella giusta. Quando un uomo è veramente attratto, farà uno sforzo consapevole per darti la sua completa attenzione. Sai quel momento in cui spegni il cellulare, mette lo schermo a faccia in giù e si allontana da qualsiasi cosa che possa distrarlo dalla conversazione? Non è un caso. Sta dicendo, con le sue azioni, che sei la sua priorità in quel momento. Vuole ascoltarti, capire cosa stai dicendo e creare una connessione genuina. Il semplice atto di dedicare tempo senza distrazioni dimostra un livello di rispetto e interesse che va oltre la superficialità. Non si limita ad ascoltare, ma si impegna, facendo domande e mostrando curiosità per ciò che stai condividendo. Questo totale impegno si può notare anche nei suoi gesti e nelle sue espressioni. Se si china in avanti mentre parla con te, mantiene un contatto visivo continuo e sorride più spontaneamente, questo è un riflesso della sua attenzione totale. È presente nel momento, assorbendo ogni parola, ogni dettaglio, perché gli importa di ciò che stai dicendo. E naturalmente, quando un uomo è veramente interessato, sarà immerso nella conversazione, cercando di conoscerti su livelli più profondi. Questo è più di semplice educazione, è un segnale chiaro che apprezza la tua compagnia. Ora, se ti accorgi che è costantemente distratto, guarda il cellulare o si preoccupa di altre persone intorno a lui, questo è già un segnale di disinteresse. Quando la sua attenzione inizia a dividersi, non importa quanto sia interessante la conversazione,
è un segno chiaro che non è completamente presente. Può essere educato, ma l'energia che trasmette mostra che l'impegno emotivo non c'è. Se è più interessato ai messaggi che arrivano sul suo telefono o a ciò che accade intorno a lui, questo indica che la conversazione con te non è la sua priorità, ed è importante rendersi conto di questo. Quando dimostra un impegno totale, in un certo senso, sta dicendo senza parole: sei importante per me, e voglio che tu lo sappia. È un gesto di rispetto e di interesse genuino. Un uomo che ti piace veramente farà in modo di darti attenzione esclusiva, specialmente quando siete insieme, senza interruzioni. Non permetterà che il cellulare, una conversazione con gli amici o qualsiasi altro fattore esterno interferisca con il momento che sta condividendo con te. Questo comportamento non è solo un riflesso di buona educazione, ma un riflesso dell'importanza che attribuisce al tempo passato insieme. Se arriva fino al punto di spegnere il cellulare o mettere il telefono da parte, questo è qualcosa che va oltre un semplice gesto. Sta letteralmente rimuovendo qualsiasi distrazione che potrebbe ostacolare l'interazione. Questo dimostra un'intenzione chiara: è lì per ascoltarti, per prestare attenzione ai dettagli, alle sfumature di tutto ciò che digli. Vuole capire come pensi, cosa ti fa sorridere, cosa ti interessa. Questo tipo di coinvolgimento va ben oltre un semplice scambio superficiale di parole, è una vera connessione emotiva. Tuttavia, se non è veramente interessato, presto ti accorgerai che la sua attenzione comincia a disperdersi. Controlla il cellulare ogni 2 minuti, guarda gli altri intorno a lui o sembra non seguire la conversazione nello stesso modo. Questi segnali sono un'indicazione chiara che non è completamente immerso nel momento con te. Può anche essere fisicamente presente, ma mentalmente è già da un'altra parte, e questo è qualcosa che è difficile da nascondere. Alla fine, questa mancanza di attenzione ti mostrerà ciò che sta davvero succedendo: potrebbe non essere così impegnato o coinvolto come vorresti. Quando un uomo è veramente interessato a te, non si accontenta della superficie. Vuole sapere di più sulla tua storia, i tuoi valori e ciò che ti motiva davvero. Non si tratta solo di chiedere cosa fai nella vita, ma vorrà sapere cosa ti ispira, cosa cerchi in una relazione, e anche delle esperienze passate che hanno formato chi sei. Queste domande non sono solo curiosità vuota, sono segnali chiari che desidera capire chi sei, cosa ti motiva e cosa ti rende unica. Non si sta solo coinvolgendo nella conversazione, sta cercando di connettersi con la tua essenza. Inoltre, potrebbe iniziare a esplorare più a fondo temi che rivelano vulnerabilità, come le tue relazioni passate o anche i tuoi sogni e paure. Queste conversazioni vanno oltre le domande banali come: qual è il tuo film preferito, o cosa ti piace fare nel tempo libero. Quando ti chiede della tua visione sull'amore, delle tue esperienze di vita o cosa ti aspetti dal futuro, sta mostrando che vuole qualcosa di più di una semplice amicizia superficiale. Vuole sapere come funziona la tua mente e il tuo cuore, come vedi il mondo e come potrebbe inserirsi in questo universo. D'altra parte, se le sue interazioni si limitano a scambi superficiali, come piccole battute o commenti casuali sulla vita quotidiana, è un segnale che potrebbe essere solo educato o cercare di mantenere una conversazione senza approfondirla. Questi segni di cortesia sono diversi dalla curiosità genuina e dalla voglia di scoprire di più su di te come persona. Le domande profonde sono un indicativo che gli interessa davvero ciò che pensi e provi. E, se non si interessa a queste questioni più personali, potrebbe significare che non sta cercando una connessione più forte o più significativa con te. Quando un uomo si interessa profondamente a te, va oltre le conversazioni quotidiane. Vuole capire cosa ti fa vibrare, cosa ti disturba e, cosa più importante, come vedi il mondo che ti circonda. Ad esempio, potrebbe chiederti delle lezioni che hai imparato dalle tue relazioni passate o cosa apprezzi di più in un'amicizia e in un partner. Queste domande rivelano che non sta solo cercando di mantenere la conversazione, ma sta esplorando ciò che è fondamentale per te. Vuole sapere cosa ti definisce, come affronti le difficoltà della vita e, forse, la cosa più importante, quale potrebbe essere il suo posto nel tuo cammino. Inoltre, un uomo interessato noterà i dettagli più sottili su di te, come ciò che ti entusiasma o cosa ti fa esitare. Potrebbe,
Ad esempio, notare come reagisci a determinati argomenti e chiederti di più sulle tue opinioni, non solo per educazione, ma per comprendere il tuo mondo. Vorrà sapere cosa pensi davvero, non cosa pensa che tu pensi. Questo crea una base più solida per una possibile connessione emotiva, poiché si dedica a capire gli aspetti più profondi di chi sei, invece di limitarsi semplicemente a interazioni superficiali. Al contrario, se non sta investendo a questo livello di coinvolgimento, le sue domande probabilmente rimarranno a livello di conversazione casuale e amichevole. Potrebbe chiedere delle tue preferenze momentanee, come e cosa ti piace fare nel weekend, o qual è stato l'ultimo film che hai visto, ma senza cercare veramente di approfondire aspetti che coinvolgono i tuoi sentimenti e le tue credenze. Questo tipo di interazione è più uno scambio amichevole che un invito a esplorare qualcosa di più profondo. Quindi, se noti che evita di coinvolgersi in conversazioni più significative o si sente a disagio con domande più personali, potrebbe essere un segnale che non è così interessato a costruire una connessione più forte. Sai, molte volte siamo indecisi su cosa fare quando si tratta di capire se lui ti piace davvero, vero? Ma, ecco un segreto, non aver paura di prendere l'iniziativa. Sì, hai tutto il diritto di fare il primo passo. Alla fine, se è interessato, te lo mostrerà, ma cosa costa dargli una piccola spinta? Ora, se cominci a sentire che stai andando in una direzione in cui solo tu stai investendo, allora è il momento di fermarti, perché, come abbiamo detto prima, inseguire qualcuno senza reciprocità non è sano. Quindi, ricorda, puoi essere coraggiosa senza perdere la tua dignità. Non è necessario aspettare che sia lui a fare tutti i movimenti, anche tu puoi mostrarti interessata in modo chiaro e sicuro. La chiave qui è interagire con fiducia. Quando ti posizioni in questo modo, non importa cosa succede, otterrai sempre qualcosa in cambio. E cosa è più potente della chiarezza, vero? Aprirai porte per connessioni significative, sia con lui che con altre persone che incroceranno il tuo cammino. A volte, dobbiamo solo fare questo passo e credere nel nostro valore. E tu? Hai mai pensato a come permetterti di agire con fiducia e scoprire cosa la vita ha da offrire? Voglio ringraziare di cuore tutte le follower di Emozioni e Connessioni che sono qui, crescendo e imparando con ogni video. Ora è il tuo turno di condividere. Raccontaci nei commenti, ti è mai capitato di vivere una di queste situazioni? Conoscevi già questi consigli? Hai una storia di relazione da condividere con noi? Non dimenticare di iscriverti al canale, mettere mi piace a questo video e attivare la campanella, perché quello che sta per arrivare ti aiuterà a comprenderti ancora di più e a migliorare le tue relazioni. Siamo insieme in questo viaggio.